Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Ho già accennato all'importanza di creare una mood board quando si deve rinnovare una casa. È importante creare una mood board anche quando si ristruttura, in modo da avere la visione completa dai materiali e finiture fino agli oggetti decorativi. Oggi quindi vorrei entrare nel dettaglio e vedere con te come creare la mood board perfetta per i tuoi ambienti. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! La mood board vera e propria è fisica, è fatta con immagini sì, ma anche come materiali come un pezzo di piastrella, un ritaglio di sofa e via così. Fatta così è proprio una tavola sensoriale a tutti gli effetti. Oltre che vedere, puoi toccare con mano. Non è sempre possibile fare una mood board così, ma soprattutto non è sempre facile. È molto più semplice farla digitale, solo con le immagini. Così fatta correttamente sarebbe un concept board, ma la maggior parte delle persone la chiama mood board e lo farò anch'io per praticità. Quindi, come si può creare una mood board? Io credo che la maggior parte delle persone abbia questa applicazione, che è davvero fonte di ispirazione. Usare questa applicazione è uno dei modi più semplici e veloci per creare una mood board. Crea cartelle per ogni ambiente di casa e raccogli immagini di mobili, accessori, materiali che vorresti comprare, dei colori che vorresti usare. Le immagini le puoi prendere da Pinterest stesso, ma almeno dal computer puoi anche aggiungerle extra applicazione. Quindi se sai già per esempio che divano vorresti, aggiungi quel divano del colore giusto. Evita di mettere immagini di intere stanze, ma cerca di mettere foto degli elementi singoli perché sfondo o altri elementi non disturbino. Nella cartella creata avrai così tutto ciò che è di tuo interesse e vedrai subito se le cose stanno bene insieme oppure no. Ti basterà un clic per aggiungere qualcosa oppure per eliminare qualcosa che disturba. È divertente e davvero utilissimo. Il bello di Pinterest è che puoi creare cartelle pubbliche ma anche private. Queste ultime puoi anche condividerle con chi vuoi per un eventuale parere o per una collaborazione. Tra l'altro è possibile aggiungere note ad ogni immagine. Con i miei clienti uso molto spesso questo metodo, almeno all'inizio, perché mi aiuta a capire meglio i loro gusti, di conseguenza puoi preparare loro proposte davvero mirate. Purtroppo non è possibile esportare la cartella dall'app e se la cartella contiene tante immagini lo screenshot tradizionale diventa inutile. Come sempre però c'è una scappatoia, una estensione del browser che si chiama Full Page Screen Capture. Questa estensione permette di screenshottare l'intera pagina,
quindi in questo caso tutte le immagini presenti nella cartella. Poi puoi salvare il risultato come immagine o come PDF. Voilà, la moodboard è fatta e stampabile. Ti lascio il link comunque di dove scaricare questa app. Un altro modo con cui fare la moodboard è usare PowerPoint o Canva. Canva è un programma online che è simile a PowerPoint, con la differenza che puoi decidere le misure del file di base. Esiste la versione free e ovviamente quella a pagamento. Per creare una moodboard è assolutamente sufficiente la versione free. In entrambi i casi cerca e raccogli in una cartella del computer tutte le immagini che ami. Come per Pinterest ti consiglio di prendere foto dei prodotti e dei materiali senza fronzoli attorno. Una volta che hai tutte le immagini vai su PowerPoint o su Canva e metti insieme le tue immagini, adattandone le misure per farle stare tutte insieme. Anche qui sarà poi facile eliminare, aggiungere o modificare un'immagine in modo che l'insieme risulti coerente e armonioso. Per esempio potresti vedere che il divano che hai scelto sta bene con il resto, ma che devi cambiare il colore perché tutto sia davvero equilibrato. Un altro modo per fare una moodboard è usare Photoshop o Illustrator. Sono entrambi programmi di Adobe e sono davvero versatili. Come per Canva puoi decidere il formato di base e sceglierne uno facilmente stampabile. Con entrambi questi programmi puoi davvero sbizzarrirti con le grafiche, sfondi e modificare la grandezza delle immagini. Inoltre, grazie alle guide, potrai riuscire ad allineare perfettamente le immagini. Piccolo particolare, ma di grande impatto visivo.
Non è difficile da usare, ma se non sei esperto, certo, puoi perdere un po' di tempo. Ho poi scoperto recentemente anche un altro programma online che si chiama Milan Note, che non nasce solo per le mood board, ma proprio per progetti di interior design più in generale. Non l'ho ancora studiato bene, quindi te lo segnalo se tu fossi curiosa, ma mi riservo di studiarlo ancora. Come vedi, i mezzi per creare una mood board sono tanti, l'importante è di usarla correttamente. Le immagini che raccogli devono parlare di te, della tua personalità, del tuo stile di vita. Una volta creata, soffermati un attimo e poniti queste domande. Mi piace quello che vedo? Mi rappresenta davvero? Posso fare meglio? Gioca con le immagini creando anche combinazioni di colori, dettagli e atmosfere diverse finché il risultato non ti soddisfa davvero pienamente. L'obiettivo è di riuscire a creare un ambiente che ti rappresenti e che amerai. Vedere le cose insieme ti porterà sulla strada corretta e ti farà comprare quindi le cose davvero giuste per i tuoi ambienti. Il rischio se no è di andare in giro comprando solo avendo idee vaghe. Spero che questo video ti sia stato utile, ma se hai dei dubbi non esitare a scriverlo nei commenti. Se poi vorrai condividere il video con qualcuno a cui pensi possa interessare l'argomento, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se poi il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un bel like e se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao!